Ciao a tutti, oggi facciamo un lavoro diverso dal solito. Mentre sono qui che mi cimento nella ricerca dell'oro, ho deciso di rispondere a delle domande che mi fate nei commenti e diciamo che ho selezionato quelle più dirette, quelle più tecniche e anche quelle un po' più scomode. Questo serve anche per farvi capire che eh, essere un cercatore d'oro non è solo leggere il fiume, l'acqua, ma anche avere una visione chiara di questo mondo. Quindi vi consiglio veramente di seguire le domande che mi avete fatto e le risposte che vi do. Ma si trova davvero l'oro in Italia? Non è tutto finito? Certo che si trova ancora oro in Italia e solitamente si ricaricano alcuni fiumi e torrenti dopo delle alluvioni. Si può fare ovunque o serve un permesso? Allora, in Italia alcune regioni hanno bisogno di un permesso scritto che si richiede alla regione. Nella maggior parte invece non serve nulla, quindi la cosa più facile è chiedere al proprio territorio, al proprio comune, se si può andare a fare una ricerca. Molti rimarranno sbigottiti perché non sanno neanche che ci sono i cercatori d'oro in Italia. Cosa succede se trovi una pepita da 10 grammi? Beh, se trovassi una pepita da 10 grammi sarei contento come la Pasqua e sicuramente la farei vedere ai miei colleghi cercatori proprio per una forma di vanitosità, perché ci sta, nel senso, caspita, trovare una pepita da 10 grammi è veramente rarissimo. Ma quanto vale quello che trovi in una giornata? Dipende molto quello che trovo in una giornata, perché io faccio molta prospezione, quindi molte volte ho proprio dei cappotti, nel senso non trovo nulla, però la soddisfazione è molta quando tu trovi un torrente nuovo che ha della presenza di oro e poi dopo lì c'è uno studio, sapere la pezzatura dell'oro, quanto ce n'è e tutto quanto. Sicuramente non diventerete ricchi, però è proprio l'emozione di vedere il giallo in fondo al piatto. Adesso delle domande proprio che riguardano quello che sto facendo, che state vedendo. Perché setacci il materiale prima di metterlo nella canaletta? Il materiale che setaccio serve proprio per fare una cernita tra dei sassi grandi, che sono inutili perché non ci sarà dell'oro lì dentro, e proprio per evitare che rischi di intasare le trappole piccole della canaletta. Perché usi quella pendenza per la canaletta? Non è troppo inclinata? La pendenza della canaletta varia molto al tipo di canaletta, cioè a quale tipo di trappola si sta usando in questo momento e anche alla forza della corrente. Questo, diciamo che ci sono dei calcoli scientifici, matematici, però la maggior parte delle volte, il 99% delle volte, la si posiziona e con l'esperienza visiva si capisce se la canaletta in quel momento è nella posizione ottimale. Ma perché non fai parte di un'associazione? Allora, non faccio parte di un'associazione, è una domanda un po' complicata. Diciamo che sì, è una domanda che mi fanno spesso, però secondo me le associazioni sono ottime per fare aggregazione, ma io vedo la ricerca dell'oro in modo diverso. Molte associazioni per natura devono aprirsi a tutti e questo spesso livella proprio la qualità della ricerca. Io preferisco lo studio, l'approfondimento, il silenzio che solo in un team scelto di poche persone mi può garantire. C'è anche una questione di coerenza con chi mi segue sul canale. Spesso l'etica di facciata delle associazioni non coincide con la realtà del campo o con quello che il mio pubblico vuole vedere. La verità, l'avventura senza filtri e la propria responsabilità individuale. Cioè, essere indipendente mi permette di essere onesto al 100% con i miei spettatori. Non devo rispondere a logiche interne di un'associazione, ma solo alla mia coscienza e a chi guarda i miei video. Ma quello che fai è legale al 100%? Non hai paura che arrivino i carabinieri forestali mentre stai usando la canaletta? Allora,
quello che faccio è legale al 100%, anche perché se ve lo faccio vedere nei video e così via, mi metterei nei casini da solo. Recentemente ho avuto una convocazione da parte della forestale, diciamo per rinnovare un accordo verbale che avevo con la vecchia guardia. Purtroppo questo accordo verbale non è dato a buon fine, quindi ognuno per la propria strada. Ma non hai paura che qualcuno venga a rubarti il posto se vede il video? Allora io cerco sempre di occultare e filtrare il più possibile. Poi ovviamente se è un altro cercatore prospettore, quindi va molto in giro, il posto lo riconosce e quindi sa anche lui la difficoltà nel trovarli posti buoni o belli, interessanti, e quindi difficilmente lo divulga. Molte volte trovo degli scavi, se torno una seconda o una terza volta, quindi so che qualcuno che ha visto il mio video ha condiviso il luogo e però non l'ha divulgato. Non ho paura, cerco sempre di stare attento. Cosa fai se arrivi in un posto e trovi dei rifiuti o dei buchi non chiusi da altri? È una domanda interessante. Allora, se sono buchi di cercatori, faccio un assaggio perché sono curioso di capire a quella profondità lì se c'è dell'oro oppure no. Se trovo dei rifiuti dipende sempre dalla dimensione del rifiuto. Molte volte se sono rifiuti un po' ingombranti li sposto sulla riva, in un posto dove l'acqua non lo porta via. Ma sinceramente è raro, ma veramente raro che trovo dei rifiuti. Magari trovo dei rottami di metallo, quindi quelli con la ruggine si dissolvono. Se fossero cose di plastica sì, sarebbe diverso. Beh, sicuramente li porterei via quelli di plastica, ma se sono cose che si degradano da sole le lascio anche lì. Vale davvero la pena fare tutta questa fatica per pochi decimi di grammo? È una passione, cioè lo scavatore conta i grammi, il cercatore conta le emozioni e le scoperte, mettiamola così come cosa. E poi l'oro è anche una conferma che quello che tu hai studiato, hai pianificato, hai elaborato prima sia giusto, quindi hai una soddisfazione personale di aver portato avanti un progetto, un'idea, l'hai sviluppata e poi trovi il risultato se hai lavorato bene, insomma. Questa è una domanda di un hater. Facci vedere i video dove non trovi niente, è troppo facile tagliare il montaggio e far sembrare che ci sia oro ovunque. Quante ore hai passato oggi a spostare sassi per il nulla? Allora, è vero, però considera che io faccio un video e devo farlo vedere al pubblico, agli spettatori, quindi se faccio vedere un video noioso, come potrebbe essere questo qua delle domande, nessuno me lo guarda e quindi non avrebbe senso. Il tempo che ci impiego per fare un video è veramente tanto, oltre a fare la post produzione a casa, ma c'è proprio anche sul luogo. Vi faccio un esempio, io da quando faccio i video forse faccio 1/10 rispetto a quello che facevo una volta come tipo di raccolta, perché perdo veramente tante ore nell'inquadratura, nel cosa dire, nel cosa far vedere e tutto il resto, mentre i miei colleghi sono lì che stanno scavando tranquillamente e fanno le loro cose. Il non far vedere degli insuccessi è proprio per una questione di visibilità. Chi vedrebbe un film noioso? Nessuno, e quindi le volte che trovo qualcosa ve lo faccio vedere, ma giustamente non è sempre così. La domanda di un altro hater che mi dice: perché fai i video ma poi non dici mai dove sei? Se vuoi davvero aiutare la community dovresti condividere le coordinate. Allora, diciamo che io nei miei video voglio insegnare il metodo e non il posto. Se dovessi darvi le coordinate sicuramente distruggereste il fiume in pochi giorni. Se invece vi insegno a cercare dove trovereste il vostro oro è molto meglio. Si può vivere cercando oro in Italia o è solo un hobby costoso? Allora, no, non si può vivere cercando solo oro in Italia, ma si possono sviluppare attività intorno al mondo dell'oro. Come faccio io sono una guida e quindi il mio introito arriva da guida, da accompagnatore.
oppure c'è tutto un mondo speculativo, finanziario, che se tu sei nel mondo dell'oro sai bene quando comprare, quando vendere e tante altre cose. Invece solo raccogliere oro, quello che troviamo, no, assolutamente no. Quanto vale in euro l'oro che hai trovato oggi? Ne è valsa la pena considerando la fatica e la benzina? Allora, la quantità non lo so, so che è andata bene. Bene vuol dire che ne ho trovato più della mia media, più del solito. Ne è valsa la pena? Sì, perché è sempre una soddisfazione. Quando ti viene la febbre dell'oro è una soddisfazione trovarlo. E il discorso benzina no, è sempre un costo, cioè nel senso, un'uscita sola difficile che ci guadagni, anche perché non è che hai l'oro sotto casa, magari devi fare molti chilometri prima di arrivare a un punto potenzialmente buono. Ok, queste erano le domande che di solito mi fanno, però prima di concludere vorrei fare un sondaggio, chiedere a voi. Vorrei introdurre una nuova rubrica, visto il successo di alcuni video che parlavano di geopolitica, finanza, fisco e tutto quanto. Vorrei introdurre un nuovo protocollo chiamato protocollo bussola d'oro, dove non si parlerà di dove scavare, ma del perché l'oro si muove a livello finanziario. Cioè sarà un resoconto settimanale, rapido e professionale, per capire se quella settimana il nostro lavoro, tra virgolette, nel fiume è diventato più prezioso e quali sono i motivi macroeconomici dietro al cambio del prezzo. Potrebbe essere una cosa interessante e utile, però voglio sapere cosa ne pensate voi. Cioè, questo canale è basato sulla sostanza, quindi non voglio annoiarvi con grafici che magari a molti di voi non mi interessano, quindi mi piacerebbe sapere se questo protocollo che ho chiamato la bussola d'oro, che sarebbe una specie di bussola finanziaria, che molto probabilmente rimetterò a fine di ogni video, quei 2 minuti, 3 minuti, vi interessa capire il valore di ciò che cerchiamo o preferite che restiamo solo sul campo tecnico? Quindi scrivetemi sotto nei commenti sia la bussola oppure solo fiume. Leggerò ogni singolo commento perché il protocollo deve essere uno strumento utile per tutti. C'è troppo oro, devo pulire la casa, c'è troppo oro dentro. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!